Qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati lunedì 18 settembre 2023, siamo in diretta, anzi non siamo in diretta, voi ci vedrete, ma non siamo in diretta con Mattino Milan, qui sul canale YouTube della Rossonera, Enrico Boiani qui con voi, da Milanello, da un uggioso Milanello, Simone Cristau, ciao Simo. Sì, credo che sia la prima giornata autunnale o giù di lì che c'è a Milano. Ah. Se volete ve la mostro anche. Siamo qui nella tundra di Milanello. È veramente, sì, è affascinante. No, scherzi a parte, sì. Beh, in realtà per giocare a calcio è perfetta. Ci sono una ventina di gradi, forse qualcosina meno. Fresco. Non male. Ci sta, per allenarsi... Stanno già arrivando, i nostri eroi, perché li ho visti, li sto vedendo passare. Ah. Ho visto del fango dietro di te, e speriamo che il Milan esca un pochino dalle sabbie mobili e dal fango che ha lasciato il derby vinto dall'Inter Che aggancio! per 5-1. Io vi invito a tal proposito a recuperare tutti i contenuti del weekend se volete vedere le nostre analisi, Oh, Tijani, le è nostre andato. dichiarazioni, le nostre parole, quindi recuperate il post partita, le pagelle, tutti i video che sono usciti. Capisco che molti magari non li vorranno vedere perché gli ricorda il derby, ci sta, lo capisco, e allora ripartiamo da Mattino Milan. Perché? Perché è già vigilia oggi, domani si gioca a San Siro 18:45 Milan Newcastle, prima giornata del girone F di Champions League, anche se è inevitabile che i giornali quotidiani questa mattina partano anche da quello che è stato sabato, perché è successo, è accaduto, dobbiamo tutti ricordarcene. Prima di andare a leggerli i giornali, direttore, il clima a Milanello, non il clima diciamo meteorologico ci ha già raccontato, il clima psicologico qual è? Ma guarda, credo che sia quello di voler ripartire. Guarda, stavo facendo anche poco fa due chiacchiere con la guardia qua fuori, insomma, li ha visti anche ieri. Devo essere onesto, c'è stata anche più disponibilità verso i tifosi, forse si è anche un pochino intuito che siamo andati oltre, Parte dei giocatori. a parte dei giocatori. Sabato siamo andati un po' oltre con la sconfitta, siamo andati oltre quel confine che parla di un campo che ti dice hai perso contro l'Inter a un campo che ti dice sei stato umiliato dall'Inter. E quindi hai capito che c'è qualcosa che devi mettere a posto, qualche coccio si è rotto, devi metterlo a posto. Io spero di vedere una squadra diversa, spero di vedere una squadra che possa, non ti dico riprendersi San Siro, no, perché stiamo esagerando, però di ricomporre quella frattura, quella piccola frattura che magari si è creata sabato, perché io ho visto anche qualche commento, Milan non ha perso una partita, Milan ha perso il derby, e ha perso il derby non in una situazione di stagione dove sei sesto e settimo, in una 5-1, in una situazione di stagione dove sei primo e primo, eravamo prima a pari punti, e forse sarei primo e secondo a fine anno, primo e terzo e primo, non lo so. C'è una situazione di stagione, in una stagione anzi, dove non è che il derby vale 3 punti, punti a capo, è la rivale cittadina e stagionale. Quindi, insomma, non è che sei andato a perdere una partita come tutte le altre, 3 punti valgono come col Verona, come con l'Inter. Sì, è vero il calcolo statistico, ma non è vero, ma non è assolutamente vero. Nel mentre arriva un van ed è proprio lui, te lo mostro, era Rafael perché ho riconosciuto l'autista. Uno dei pochi forse, posto che non si salva praticamente nessuno, ma forse con Giroud e con un po' di testa alta, ti direi, di Loftus-Cheek, per quello che ha provato a fare un pochino in termini di attributi, due, tre che si pseudo salvano del derby. Andiamo sui giornali perché Vai, giustamente direi Gazzetta dello Sport regala gloria a Carlos Sainz che ha vinto vuoi, Singapore vuoi prenderti finalmente 20 secondi? Verstappen giù dal podio. Io ringrazio pubblicamente anche il buon George Russell per aver fatto salire sul podio Lewis Hamilton. Vabbè, Vabbè. scherzi a parte, lato diciamo spalla di destra non è solo colpa di Pioli, Gazzetta dello Colpa mia, colpa tua, colpa forse della pianta qua dietro. Vai, vicino a te, direttore, è vicino a Guarda, te. è colpa sua, è colpa del cartello qui del parco dell'Olona. Vabbè.
Pioli, non è solo colpa tua, se l'allenatore non fa, non si accende per il derby, c'è anche qui il pezzo sulla sinistra. I nuovi negativi, sì, ma Hernandez brutto esempio, viene puntato il dito anche verso i, tra virgolette, senatori. Beh, grande idea questa. Se Sì, vuoi sfasciare tutto è una grande idea. Veramente l'idea migliore della terra, andare a fare nome e cognome dei giocatori. Io spero che l'abbiano fatta, diciamo così, i colleghi, tolta, diciamo così, imbeccate. Perché lo so. se all'interno dell'ambiente Milan, quindi dietro alle mie spalle, non sui giornali, alle mie spalle, si iniziano a fare nomi e cognomi, colpevoli o gente che si salva, più colpa mia o più colpa tua, meglio che non iniziamo neanche, perché sennò è l'inizio della fine. Io spero che sia veramente un titolo e basta. Sì, Lo lo spero spererei vivamente. anch'io, lo spero anch'io. Vengono mostrati anche i numeri di questo derby e Mm. so che magari molti di voi potrebbero pensare, ragazzi, voltiamo pagina, ripartiamo dal Newcastle. Sì, adesso tra pochissimo ne parliamo e parliamo anche e soprattutto del Newcastle. Questa roba qui, però, questa roba qui, scusate, va ricordata, ok? Va stampata e messa in testa. Non va pensata perché non ci interessano le partite precedenti. Va ricordata, va pensata e va vissuta perché è accaduto e non è un chi se ne frega, come dicevi tu prima in precedenza, non è un ma sì, dai, alla fine è solo un episodio sporadico. No, perché sono 4 anni che con l'Inter è un episodio sporadico, perché sono non so quanti anni che Pioli con Inzaghi è un episodio sporadico. Episodio sporadico non è più. Quindi, soprattutto in base a quello che ha detto Pioli in conferenza stampa prima della partita, magari al prossimo derby, sempre se dovesse esserci Pioli in panchina, una guardata, una pensata e un ricordo dei derby prima lo facciamo. Non so cosa ne pensi tu. No, no, ma penso esattamente la stessa cosa, cioè siamo alla vigilia di una partita importantissima che ti può dare lo slancio per iniziare bene il girone, perché insomma, va bene che è la quarta della fascia, ma è sempre il Newcastle. Comunque una squadra di Premier League nel mentre il Bane è andato, quindi Sì, ha scaricato il buon Rafael Leao. Io credo che il derby vada molto invece considerato, molto. Che non vuol dire subirlo, non vuol dire che ce lo dobbiamo portare dietro per tempo immemore, ma nemmeno far finta che non ci sia stato. Bisogna ripartire con un pizzico più di umiltà in tutti i sensi, sia sul campo, su quello che si propone sul campo, ma non, cioè, perché potrebbero essere travisate certe parole, cioè non vorrei che il Milan cambiasse canovaccio, cambiasse piano di gare, eccetera, ma che nemmeno si sentisse Real Madrid e Galacticos, che tanto anche se gioco così, chi se ne frega. Tu mi fai un gol, io Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo e compagnia te ne faccio 3, chi se ne frega. Non siamo Real Madrid e Galacticos, non siamo. Quindi pensare di poter fare anche con squadre di tuo stesso livello qualitativo la stessa partita che magari fai col Bologna, cioè attacco io, attacchi tu e vediamo chi è più forte, col Bologna vinci tu. Con l'Inter, pari qualità, e vince l'Inter. Io vorrei vedere una cosa invece, ha un nome, inizia per L, finisce con Avoro. Vorrei vedere del lavoro, perché è un po' di tempo, secondo me, che l'abbiamo lasciato nello scantinato il lavoro o sul pullman dello scudetto, scegliete voi il posto dove è stato dimenticato. Ripartiamo. Vai, Dobbiamo riparti. ripartire. Si parte. Signori, si Oh, parte. la Milan, ora Champions. reazione immediata. Anche il Newcastle soffre, ignoriamo per un secondo le altre che hanno come dire, dei gironi un pochino più abbordabili anche rispetto al nostro. Il Milan riparte proprio appunto da Milan-Newcastle di domani sera a San Siro. Le novità: rientra Tomori, che naturalmente era squalificato in Serie A, ma ritorna in Champions League. Chance per Ciukwueze dal via e poi potrebbe esserci anche qualche cambio in mezzo, o così si narra e si vocifera.
Io credo che su Tomori ovviamente non ci sono dubbi. Su Chukwueze penso nemmeno, perché Pulisic lo abbiamo visto veramente Stanco. stanco e "impastato" tra virgolette nei movimenti, un pochino veramente appannato dopo le partite nazionali, dopo il mega volo intercontinentale che ha fatto, con 2 giorni solo, 1 giorno e mezzo di riposo, comunque di Milanello. I dubbi magari sono un pochino più in mezzo, perché è vero che potrebbe avere una chance Pobega, è vero che c'è anche Musa spendibile, però come fai a togliere questi 3? Esatto, come fai a togliere questi tre in una partita fondamentale? Non lo so, io non lo farei ad esempio, però magari il mister li ha visti stanchi, li ha visti un po' scarichi. Rade alla fine è quello che ha giocato di più, forse dei tre è quello che ha pagato anche un pochino di più la faccenda. Chi è che potrebbe essere targato Germania dei nostri? Non lo so. Ciao. Forse ciao. Eh, Guarda, ti dirò, Rendersen alla fine ha fatto quanto? 40 minuti in nazionale, 20 più 20, una roba del genere. Loftus non ha fatto niente. Io non andrei a cambiare col Newcastle il centrocampo, Mh. anche perché il centrocampo del Newcastle, magari dopo ne parliamo, ha perso pezzi, sta perdendo pezzi, continua a perdere pezzi, perché sembra che salti anche Joelinton, quindi io non andrei a toccare il reparto ora. Col Verona, tra quanti sono? 5 giorni ci penso. Sì, considerando che c'è il Verona dopo il Newcastle, lì forse sì che puoi fare Eh, ancora più cambi. Hai detto andiamo a vedere il Newcastle, qui c'è la formazione dell'ultima gara del Newcastle, eccola qua, il 4-3-3 di Au. Hai detto bene, non c'era Joelinton per un problema al ginocchio, mm. che lo terrà fuori un pochino di giorni. Sandro Tonali era in panchina, quindi io non so da dove sia uscita la notizia che Tonali salta il Milan. Tonali, dopo il piccolo affaticamento in nazionale, non è entrato, è stato risparmiato, ma era in panchina nell'ultima partita del Newcastle contro il Brentford. Questo è l'11 iniziale con Pope in porta, Trippier, Schär, Botman e Burn in difesa. Longstaff, Guimaraes e Anderson a centrocampo con Barnes, Gordon e Wilson davanti. Quindi un Newcastle che ha anche fatto riposare Isaac nell'ultima o Isaac, insomma, l'attaccante svedese nell'ultima Sì. di campionato. Newcastle che per chi non lo conoscesse, per chi non seguisse, sta vivendo un momento un po' contrario rispetto al nostro, perché era partita bene con il gol di Sandro nella vittoria all'Aston Villa della prima giornata. Poi ha fatto 3 sconfitte consecutive, una Mm. rimontata dal Liverpool, insomma 3 sconfitte abbastanza rovinose. E poi invece nell'ultima gara, laddove noi eravamo partiti bene, abbiamo preso schiaffoni dall'Inter, soffrendo, con un recupero interminabile, in qualche modo difendendosi, sono riusciti a vincere con il rigore di Wilson dopo una bella giocata di Gordon, se non sbaglio. Questo è il Newcastle, questo è il loro momento, ci sarà da lottare perché, ricordiamolo sempre, è vero, sono la quarta del girone, ma sono una squadra di Premier League, caro direttore. È una squadra che in Premier League l'anno scorso appunto è arrivata a giocarsi la Champions non regalandola. Quindi insomma, va bene che magari qualche squadra ha floppato, però comunque i punti in Premier League pesano e vanno fatti. Ma ti dirò, vista la formazione, non è quella che giocherà contro di noi, qualche giocatore in più ci sarà, Sì, però mi pare anche abbastanza giocabile, sì, ecco, mi sembra giocabile. Adesso, se dobbiamo aver paura, direi di no. Rispetto sì, paura no. Ecco, già mi tremano un pochino più i polsi se mi ritrovo davanti Mbappé. Ecco, tra qualche settimana lo avremo. Ecco, il Newcastle mi sembra comunque una squadra in rodaggio in tutti i sensi. In realtà è in rodaggio credo da quando è arrivato il nuovo proprietario, come quando un po' è successo ad altre squadre di Premier che magari per il primo o il secondo anno cambiano tanto, cercano di trovare una quadra, prendono dei giocatori che magari per loro pensano possano essere dei giocatori chiave, poi magari dopo 12 mesi vanno via in prestito. Insomma, all'inizio è un grandissimo cantiere
fare questo tipo di squadre in Premier League, cosa che magari è capitata anche all'Arsenal in passato, è capitato al City tanti anni fa, è Sta capitato anche allo capitando anche al United, Chelsea, allo United dopo al i Chelsea adesso. Assolutamente sì. quindi sì, è così, vedremo. C'è un... L'importante è non subire il derby, Henry, non subire il derby, cioè devi partire forte subito per A, non farti entrare in testa il derby definitivamente e B, rischiare di macchiare il girone. Quindi prima mezz'ora bisogna partire forte e bene, non con tratti, non con i 5 gol sulle schiena, non con nient'altro. Bisogna partire molto molto bene. Ci Sì, eravamo detti anche la stessa cosa nel derby. No. però è andata diversamente. C'è un dato di fatto, il Newcastle ha allenato molto bene, cioè Au non sarà un rivoluzionario del calcio come magari altri allenatori che in Premier League stanno facendo molto bene, però Au è un buonissimo allenatore, si è vista da subito la sua impronta. È ovvio che dietro soprattutto non hanno giocatori come davanti, ecco. Se hanno un attacco che da prime quattro di Premier, la difesa non è da prime quattro di Premier, ecco. Quindi soprattutto con la velocità degli esterni noi dovremmo approfittarne, perché è lì che soffrono. Hanno dei terzini molto tecnici, ma non così rapidi. Direttore, siamo in chiusura con questo Sì. episodio di Mattino Milan. Mettete like tutti quanti, mi raccomando, lasciatelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, insomma, fate tutto quello che dovete fare per supportarci. Siete stati tanti durante il derby, non mollateci. Non mollateci perché noi non Hanno molliamo mollato il voi. Milan. Mm. Noi non molliamo voi non mollate noi, nessuno molla il Milan nonostante la brutta sconfitta nel derby. Direttore, la lascio a Milanello, grazie. A proposito, adesso non so quando lo vedrete, ma intorno alle 11 inizia l'allenamento, quindi il primo quarto d'ora lo possiamo far vedere, ergo avete tutte le immagini sul nostro sito, sui nostri social, sull'Instagram, sugli short YouTube, poi li ritroverete ovviamente montati nel talk, poi avrete la possibilità di vedere con noi la conferenza stampa di Stefano Pioli commentata appunto nel talk. Vi do appuntamento tra l'altro in tutto ciò alle 19:15 con la stanza di bottoni. Il mister credo che aveva preparato tra le 7 e le 750 slide e non sto scherzando. Direttore, Ciao. però è inevitabile e necessario. Sì, sì. Seguite tutti gli appuntamenti odierni di Radio Rossonera, noi ci ritroviamo invece sulla piattaforma Viola tra le 11 sempre, quindi durante l'allenamento del Milan, ci saranno anche le immagini appunto quasi in diretta su tutti gli altri nostri social e invece su YouTube torniamo alle 13 con l'Anpress. Ciao! Ciao.